Benvenuto in Esercitati con l'italiano attraverso le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un vecchio castello in mezzo a una foresta scura e tetra, e in quel castello viveva una vecchia fata. Questa fata poteva trasformarsi in qualsiasi forma volesse. Durante il giorno volava come un gufo o si muoveva silenziosamente come un gatto, ma di notte tornava sempre a essere una vecchia donna. Quando un giovane si avvicinava a 100 passi dal suo castello, rimaneva bloccato e non poteva muoversi finché lei non veniva a liberarlo. Lo avrebbe fatto solo dopo che lui avesse promesso di non tornare mai più. Ma se una ragazza carina si avvicinava, veniva trasformata in un uccello e la fata la imprigionava in una gabbia appesa nel castello. C'erano 700 gabbie nel castello, ognuna delle quali conteneva un bellissimo uccello. Un giorno c'era una ragazza di nome Giorinda. Era più bella di qualsiasi ragazza mai vista prima. Un giovane pastore di nome Giorindel l'amava molto e presto avrebbero dovuto sposarsi. Un giorno andarono a fare una passeggiata nei boschi per stare insieme. Giorindel disse: «Dobbiamo stare attenti a non avvicinarci troppo al castello della fata». La sera era incantevole. L'ultima luce del sole al tramonto brillava attraverso gli alti alberi sul terreno verde e le tortore cantavano dagli alti betulle. Giorinda si sedette a guardare il sole e Giorindel si sedette accanto a lei. Entrambi si sentirono tristi senza una ragione apparente, come se dovessero separarsi per sempre. Avevano camminato a lungo e quando si guardarono intorno per trovare la strada di casa, si resero conto di non sapere quale sentiero prendere. Il sole stava tramontando rapidamente e metà di esso era già scomparsa dietro la collina. Improvvisamente Giorindel si voltò e vide che si erano seduti proprio sotto le vecchie mura del castello. Si spaventò, diventò pallido e tremò. Giorinda stava cantando. La tortora canta dal salice, oh giorno. Oh giorno. Lamentava il destino della sua amata, oh giorno. Ma la sua canzone si interruppe all'improvviso. Giorindel si voltò a vedere perché e vide che Giorinda si era trasformata in un usignolo, il suo canto finendo in un triste jeg, jeg. Un gufo con occhi brillanti volò attorno a loro 3 volte e urlò. Giorindel non poteva muoversi. Rimase immobile come una pietra e non poteva né piangere, né parlare, neanche sollevare un dito. Mentre il sole tramontava completamente, la notte calò e il gufo volò in un cespuglio. Poi apparve la vecchia fata, pallida e magra, con occhi grandi e un naso e un mento che quasi si toccavano. Mormorò tra sé, afferrò l'usignolo e se ne andò. Il povero Giorindel vide che l'usignolo era scomparso, ma non poteva fare nulla. Non riusciva a parlare né a muoversi da dove si trovava. Alla fine, la fata tornò e cantò con una voce aspra, finché il prigioniero è bloccato e il suo destino è segnato, resta. Oh, resta. Quando l'incantesimo è su di lei e il sortileggio l'ha legata, fuggi via. Via. Improvvisamente, Giorindel si sentì libero. Si inginocchiò davanti alla fata e le chiese di restituirgli la sua cara Giorinda, ma lei rise e disse che non l'avrebbe mai più vista, e poi se ne andò. Lui pregò, pianse e si sentì triste, ma era tutto inutile. «Oh no!» disse, «cosa mi accadrà?» Incapace di tornare a casa, si recò in un villaggio sconosciuto e si prese cura delle pecore. Molte volte si avvicinò al temuto castello quanto più osava, ma non sentì né vide nulla di Giorinda. Una notte sognò di trovare un bellissimo fiore viola con una perla lucente nel mezzo.
Nel suo sogno, quando raccolse il fiore e entrò nel castello con esso, tutto ciò che toccava veniva liberato dall'incantesimo e ritrovò di nuovo Giorinda. La mattina seguente cercò in lungo e in largo quel meraviglioso fiore. Per 8 lunghi giorni lo cercò invano, ma il nono giorno, presto al mattino, finalmente trovò il bellissimo fiore viola e nel mezzo c'era una grande goccia di rugiada che sembrava proprio una preziosa perla. Raccolse il fiore e viaggiò giorno e notte fino a tornare al castello. Si avvicinò a meno di 100 passi e questa volta non si sentì bloccato, ma riuscì a camminare direttamente fino alla porta. Jorindel era molto felice di questo. Tocca alla porta con il fiore e questa si aprì, permettendogli di entrare. Ascoltò mentre sentiva molti uccelli cantare. Alla fine raggiunse la stanza dove la fata sedeva con i 700 uccelli nelle loro gabbie. Quando vide Jorindel, divenne molto arrabbiata e urlò di rabbia. Ma non poteva avvicinarsi a lui perché il fiore che lui teneva lo proteggeva. Guardò attorno agli uccelli, ma c'erano così tanti usignoli. Come poteva trovare la sua Giorinda? Mentre pensava, vide la fata prendere una gabbia e affrettarsi verso la porta. Corse dietro di lei, toccò la gabbia con il fiore e Giorinda si trovò davanti a lui. Gli si gettò al collo, sembrando bella come sempre, proprio come quando camminavano insieme nei boschi. Poi toccò tutti gli altri uccelli con il fiore e tornarono tutti alle loro vere forme. Portò Giorinda a casa, dove si sposarono e vissero felici insieme per molti anni. Molti altri giovani si riunirono anche con le loro fanciulle che erano state costrette a cantare nelle gabbie della fata molto più a lungo di quanto desiderassero. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.